Caro bambino, ti hanno detto che la Terra è sferica, va bene, ma dove puoi vederlo? Non si sa, non certo guardando l'orizzonte. Non dal finestrino di un aereo. Né da una sonda amatoriale lanciata ad alta quota. Come vedete, in tutti questi casi la Terra è evidentemente piatta. Sì, certo, può vedersi nelle immagini truccate della NASA. Benvenuti, la narrativa di Natus sta mutando perché il tempo propizia gli eventi, non prima, non dopo, adesso è il momento della consapevolezza. Alcuni vedono noi come dei coglioni con la maschera, ignorando le nostre ragioni, e per quante prove divulghiamo nulla cambia, ma è normale, siete manipolati. La storia moderna da secoli ha scolpito il globo rotante come unica possibilità di essere, e qualsiasi versione oltre il paradigma è schernita, ma dovete sapere che i massoni hanno di fatti un obbligo di verità a cui adempiono attraverso simboli e messaggi disseminati ovunque, nei film, nei cartoni animati, su internet, nelle carte degli illuminati, sotto Ground Zero, e come abbiamo già detto l'ONU e altri simboli mondialisti usano la mappa di terra piatta. Per di più ogni immagine, testimonianza, esperimento, ipotesi scientifica sulla Terra e su ciò che la circonda viene partorita da un sistema di agenzie, tra l'altro a carico dei contribuenti, che dispone delle migliori tecnologie in campo di CGI, Computer Generated Imagery. Se questo non vi crea alcun dubbio, interrompete la visione del suddetto video. Quella che vedete è una simulazione reale del numero dei satelliti orbitanti attorno alla Terra. Ebbene, reale un cazzo. Se davvero fossimo avvolti da un tale mondezzaio, il 20% subirebbe incidenti di traiettoria ogni 20 minuti ed un altro 15% a contatto con la termosfera che supera i 1000 gradi. Vi ricordo che l'alluminio fonde a 660 gradi, cadrebbe giornalmente tipo stella cometa, ma soprattutto sarebbero visibili. Tutta questa ferraglia dov'è? Ufficialmente sono circa 20.000 i satelliti in orbita. Personalmente osservo il cielo da anni e, puntando la luna per giorni, mi sono chiesto perché non vedo passarne almeno uno. Con uno scarto di 4 km al secondo un passaggio durerebbe qualche minuto. Quindi dove sono? Secondo la US Geological Survey, il 90% della connessione mondiale proviene da milioni di miglia di cavi di fibra ottica adagiati sul fondo degli oceani, e quasi la totalità dei ripetitori GPS sono a terra, funzionanti attraverso la triangolazione, tra l'altro agevolata dalla non sfericità della nostra sezione. Vi dico com'è andata? Nel 1945 Arthur G. Clarke, autore di fantascienza, disse alla rivista Mondo Senza Fili che il futuro sarebbe stato satellitare, ed ecco che la NASA mangiò la foglia, lanciando il suo primo falso satellite geostazionario nel 1965. Ma allora, esistono dei satelliti? La risposta è ni.
Gente, questi stronzi ci prendono per il culo. In orbita non c'è niente, se non dei GPS ball aerostatici. Quando Elon Musk annunciò i suoi Starlink, per un attimo ci credemmo, ma poi dei nostri contatti ci inviarono queste altre GPS ball. Vi starete chiedendo perché? Se esiste un inganno, qual è lo scopo? Alla fine del video vi risponderemo. Ci avete chiesto se lo spazio è reale. Io dico di sì, per noi lo è, lo percepiamo fisicamente, è innegabile. Alzando gli occhi al cielo lo vediamo, ma la domanda è: cosa stiamo guardando? Insomma, la nostra idea di universo deriva dalle agenzie spaziali, dai film hollywoodiani, dai documentari, è tutto photoshoppato, compreso il sistema solare, milioni di pixel corretti alla base, che danno vita ad immagini finte. La NASA, in verità, altro non è che un'agenzia di editing video, e tanti, come dei fessi, si bevono le loro stronzate. È risaputo che l'uomo non è in grado di oltrepassare l'orbita bassa della Terra, lo dice la NASA, ascoltate. La prossima navicella spaziale della NASA, costruita e testata in America, riesce a fare queste ed altre cose. Ecco la navicella in grado di portare gli uomini ad esplorare il sistema solare. È il prossimo grande balzo per le esplorazioni della NASA. Orion, il velivolo di equipaggio multiuso MPVC. Questa navicella della prossima generazione permetterà all'America di esplorare oltre l'orbita bassa. Come ci allontaniamo dalla Terra dobbiamo passare attraverso la cintura di Van Allen. È un'area di radiazioni pericolose. Ma Ryan ha uno scudo. Una schermatura sarà messa alla prova che eliminerà le onde radioattive. A bordo i sensori registreranno i livelli di radiazione che gli scienziati studieranno. Dobbiamo risolvere questa sfida prima di inviare le persone là attraverso questa regione dello spazio che ha la NASA e costruire un razzo che si chiama SOS, che ha la capacità di sollevare enormi rocce. È qualcosa di molto più grande di quello che abbiamo adesso e sarà in grado di lanciare la capsula Orion con persone a bordo e di atterrare ed altri componenti per raggiungere destinazioni oltre l'orbita della Terra. Al momento possiamo orbitare solo nell'orbita terrestre, mentre questo nuovo sistema che stiamo costruendo ci permetterà di andare oltre e speriamo possa portare le persone nel sistema solare per esplorarlo, e la Luna, Marte e gli asteroidi. Senza dei precedenti programmi ci troviamo in una sessione specifica per traguardi realizzabili. Presto, nella prossima decade, una serie di duri voli testerà e proverà i sistemi richiesti per esplorare oltre l'orbita bassa terrestre. Se l'orbita bassa terrestre va dai 160 ai 1900 km e a quanto detto stiamo cercando di scavalcarla, 50 anni fa sulla Luna, situata a 380.000 km, con un LEM di latta e domopac tenuto insieme da nastro adesivo. Come ci siamo andati? Semplice, sono tutte balle. La stessa ISS è frutto di CGI, piscine, gravità zero e tanti trucchi cinematografici. Durante la visita alla NASA dell'ex presidente Bush viene ripreso accidentalmente uno schermo cromatico, strumento utilizzato in CGI per sostituire il colore dello sfondo con qualsiasi scenario. Guardate attentamente, una palla da tennis trasformata in una bolla d'acqua galleggiante. E poi saremmo noi i complottisti, mentre gli scemi da tastiera che ci insultano credono a tutte ste cazzate? Svegliatevi, poveri imbecilli, è tutto falso. Anche i rapporti di grandezza che ci mostrano sono diversi tra loro, questo perché non hanno una vera matrice, e le poche foto che spacciano per ufficiali sono taroccate, cazzo, e voilà, ritaglio rettangolare. L'immagine è stata aggiunta, punto, e le persone coinvolte recitano tutte una farsa. Across the United States from where we're talking to you right now. And all of that happened in a little town called York, Maine, across the United States from where we're talking to you right now. Come la Cristoforetti intenta con un'abluzione a farsi uno shampoo magicamente senza goccioline fluttuanti, ma la cosa assurda è che queste disattenzioni sono volute. Sì, avete capito bene, servono da stress test per vedere come le nostre menti reagiscono dinanzi a dei falsi. Gente, benvenuti nella dissonanza cognitiva. Ci dicono che vediamo sempre lo stesso lato della Luna per via della rotazione sincrona, ovvero il giro di rotazione della Luna attorno al proprio asse stranamente è uguale al periodo di rivoluzione attorno alla Terra. Ma allora, perché nell'emisfero sud la vediamo capovolta? Perché viviamo su di un piano. Difatti, se guardiamo la Luna da nord avrà un'angolazione, se la guardiamo da sud ne avrà un'altra. Prossimamente tratteremo la bugia al lunaggio.
molti scienziati da tastiera dicono che la curvatura c'è. Abbiamo già risposto a questa domanda nel video Blue Marble, riferendoci al Sole e alle navi, ma dovrò ripetermi: qualsiasi cosa che svanisce dietro l'orizzonte in verità va dentro di esso. Si chiama punto di fuga della prospettiva e supera la nostra visione. Noi non vediamo così, ma così ogni corpo scompare. Bastano potenti zoom e voilà, tutto riappare. Non siete convinti? Prendiamo carta e penna. Se la curvatura della Terra fosse, come ci dicono, di 8 pollici per miglio per il quadrato della distanza, potremmo calcolare con questa tabella la misura della curvatura per ogni distanza percorsa. Ad esempio, una distanza di 190 km dovrebbe portare ad una curvatura di 2,8 km. Significa che guardando a livello del mare non possiamo vedere nulla al di sotto dei 2,8 km. Invece da 20 miglia si vede perfettamente il Monte Cinto in Corsica, alto 2,7 km e distante 190 km. Per di più si vede tutta la silhouette della Corsica. Impossibile per la Terra sferica. Quindi prima di riempirci di merda, riflettete. E poi vorremmo ricordarvi che l'idea di un piano stazionario è primordiale. Difatti la Bibbia supporta la terra piatta. Il libro di Enoch, tolto dall'Antico Testamento, descrive una sezione piatta e ferma, racchiusa in una bolla. Tante civiltà pre-giudaiche, babilonesi, egiziani, Maya, Inca, Navajo, vichinghi, indù, ebrei, per millenni. Poi quegli stronzi massoni introducono l'eliocentrismo, facendoci credere di essere gli unici su di una palla blu, sperduta nell'universo infinito, ed ecco che la maggioranza abbocca. Proseguiamo. Ci hanno chiesto come mai non ci definiamo terrapiattisti. Semplice, perché alcuni punti della Flat Earth Society differiscono totalmente dalla nostra visione. E poi detesto le dottrine, perché c'è sempre qualcuno pronto a screditarle. Ad esempio, nel modello della Terra piatta, la gravità non è una forza, bensì un'accelerazione data dalla spinta continua verso l'alto della Terra, ed equivale ad un G, come nel modello del globo. Ma se ci pensate è folle. A 70 miglia orarie la nostra pelle si increspa. Piloti esperti ad accelerazioni di 700 miglia orarie svengono. Ad un G saremmo sottilette. Eppure la NASA mostra immagini in orbita a 17.000 miglia orarie dove tutto è perfettamente immobile. Thomas Winship, autore di Zetetic Cosmogeny, libro che vi consiglio, disse che la gravità è nella testa di chi l'ha creata e che fa acqua da tutte le parti. Persino Einstein disse che quel che passa per legge di gravità potrebbe essere spiegato con i concetti di densità e galleggiabilità. Lo stesso Nikola Tesla definì la forza di gravità e la relatività di Einstein un meraviglioso vestimento matematico che affascina ed occulta gli errori di fondo della teoria stessa. Sì, perché se fossimo su di una palla intrisa di oceani tenuti insieme dalla gravità, i mari schizzerebbero verso l'esterno per via della forza centrifuga. Tesla dice che la forza erroneamente chiamata gravità in realtà sono linee magnetiche. E adesso, da bravi, scrivete nei commenti che Tesla era terrapiattista, ma la solfa non cambia. La gravità esiste solo per giustificare il modello eliocentrico. Una palla che sfreccia nello spazio a velocità immane, negando l'ovvietà di una sezione piatta e ferma, governata dalla densità, insita nello stato delle cose e nel peso specifico di esse. Dunque, come credere a questi bugiardi? Semplice, basterebbe un collegamento in diretta dove un astronauta dotato di telecamera uscisse dall'ISS e in diretta inquadri la Terra. Ripeto, in diretta, e non di certo con immagini trattate in post-produzione e con chissà quali e quanti green screen. I fenomeni che ci insultano sono così intelligenti da non chiedersi perché la NASA, per fugare ogni dubbio, non prende il suo bel telescopio Hubble, ammesso che esista, e lo punta verso la Terra. A voi la risposta. Torniamo alla curvatura terrestre. L'ingegnere Winkler, uno dei più grandi ideatori di linee ferroviarie del mondo, rilasciò un'intervista al Birmingham Weekly, dichiarando che tutte le locomotive sono progettate per funzionare su di un piano e che nessun ingegnere tiene conto della curvatura, perché non c'è. Vogliamo disquisire sui canali? Chiedete a qualsiasi ingegnere e vi risponderà che l'acqua non fa curve, punto. L'acqua non si comporta così, ma così. Eppure, come delle pecore, ci beviamo il modello sferico. L'oceano che curva semplicemente è inverosimile. La fisica naturale dell'acqua è quella di raggiungere e mantenere il proprio livello. Addirittura l'acqua viene usata per mettere in bolla, ovvero a livello le costruzioni, proprio perché l'acqua, a differenza della scienza, non può mentire. E degli idioti parlano di gravità dinanzi a oceani burrascosi in rotazione, quando quella stessa gravità non impedisce ad una leggerissima farfalla di volare. Follia. Mi avete chiesto degli aerei? Verifichiamo insieme. A rigor di logica, l'aereo, per volare a parità di altitudine rispetto ad una superficie curva, dovrebbe direzionare ogni tot miglia il proprio muso verso il basso. Ebbene, questo nei voli non accade, ma la scienza ufficiale sfodera la sua gravità.
gravità come giustificazione, asserendo che l'aereo non fa correzioni di rotta proprio perché la forza di gravità è parallelamente omogenea alla curvatura, quindi l'aereo asseconda l'orizzonte. E qui la domanda da 1 milione: se per assecondare la curva verso il basso non è necessaria alcuna correzione, per non assecondare nessuna curva e procedere dritto, il pilota dovrebbe ritoccare la rotta verso l'alto? No, semplicemente perché i voli sono lineari, punto. In un caso di cronaca del 2015, il volo Bali-Los Angeles dovette ricorrere ad un atterraggio di emergenza in Alaska. Avete capito? Alaska. Ma se la terra è tonda, che senso ha fare uno scalo d'emergenza in un luogo più distante della destinazione iniziale? Ve lo dico io, perché siamo su di un piano. Difatti sul modello a terra piatta, voilà, la rotta è logica. Bali, Alaska, Los Angeles. Los Angeles, Dubai, su terra tonda, su terra piatta. Alaska, Francia, su terra tonda, su terra piatta. San Paolo, Singapore, su terra tonda, su terra piatta. E potrei continuare con migliaia di voli. E poi, tutte le compagnie di linea prediligono la strada più breve. Ma tranquilli, continuate a mangiare noccioline e a non farci caso. Adesso voglio rispondere personalmente ad un commento riferito ad Eratostene. Per chi non lo sapesse, si dice che abbia misurato il raggio della terra sferica. Ora, voi capite che stiamo parlando del III secolo a.C., ma prendiamo carta e penna. Eratostene osservò la differenza di ombre proiettate dal sole a mezzogiorno del solstizio d'estate nelle città di Siene ed Alessandria d'Egitto, distanti 5.000 stadi e credute sullo stesso meridiano. Quindi, laddove a Siene il sole non proietta ombre, ad Alessandria d'Egitto l'ombra dovrebbe formare un angolo di 7,2 gradi con la verticale, cioè un 50° di angolo giro. Da qui la deduzione: la Terra deve essere 50 volte la distanza tra le due città, cioè 25.000 stadi, che corrisponde all'attuale circonferenza terrestre. Se il Sole fosse distante, come dicono, 150 milioni di chilometri, le ombre di oggetti relativamente vicini dovrebbero essere parallele, invece sono divergenti, proprio come ad Alessandria e a Siene. Che significa? Che la fonte luminosa è molto più vicina. In pratica Eratostene ha sbagliato costante, dichiarando una curvatura della Terra invece di una distanza solare molto inferiore di quella risaputa. Vedete questa foto? È possibile solo su una Terra piatta, con un Sole molto vicino. I geni della NASA dicono che questo effetto altro non è che rifrazione atmosferica. E qui sorge un'altra domanda da 1 milione. Ma quindi i calcoli di Eratostene sono errati per via della rifrazione? Beh no, la verità è che noi vediamo i raggi del Sole in questo modo, senza considerare che l'atmosfera su di una palla agirebbe da lente convessa. Ciò vuol dire che la divergenza è dovuta da una fonte omnidirezionale di luce molto più piccola e molto più vicina, creando a sua volta ombre divergenti come quelle misurate da Eratostene su di una distanza di 5.000 stadi, ma di una Terra piatta. Gente, fermiamoci, continueremo nel prossimo video. Ciò che vi abbiamo mostrato è inconfutabile. Non siamo noi i terrapiattisti, siete voi i terratondisti. Adesso risponderemo alla domanda iniziale, ovvero perché mentono. In linea di massima vogliono farci credere di abitare uno dei miliardi di pianeti di una delle miliardi di galassie nello spazio infinito, miliardi con 24 zeri. Che poi da dove hanno preso questi numeri? Lo stesso Darwin, massone, viene indicato nei protocolli dei Savi di Sion come uno dei pilastri per indebolire i non ebrei, programmando i loro cervelli alla falsità della casualità cosmica, iniziata col Big Bang 14 miliardi di anni fa. Ma chi lo dice? Da dove hanno preso la radiazione originale? Coloro che hanno sviluppato queste teorie sono un branco di massoni, tutto per vietarci di comprendere le nostre vere origini. O credete davvero che un cazzo di pesce milioni di anni fa si è rotto le palle di stare in acqua e abbia dato vita all'evoluzione? Sul serio? Crediamo che un bel giorno ci invadano gli alieni provenienti da chissà quale galassia? Svegliatevi, questa è tutta propaganda, aiutata dai film che inculcano l'idea extraterrestre. Il problema non è terra tonda o terra piatta, il punto è chi siamo e perché, cosa c'è oltre il muro, altre terre, altri esseri, chi ci ha messo qui. Gente, non è un caso, ma ingegneria, e per distoglierci da questo ci hanno impacchettati su di una palla blu dispersa nel cosmo infinito, così da indirizzare le nostre menti altrove e non qui da noi, sul nostro piano. L'idea del globo ci rende schiavi, lo capite? Veniamo tutti ingannati da sempre, costantemente, accettando questo zoo come nostro habitat primordiale, soffocati da un sistema sociale creato ad hoc per generare cibo frequenziale. Il consumismo camuffa la vera realtà. Molti sanno di essere schiavi, certo, ma tanti
Questi non accetteranno mai questa verità. Loro condizionano le nostre vite. So che il tutto può risultarvi stressante e deprimente, ma trasformatelo in carburante per elevare voi stessi. E chissà, un giorno forse saremo così numerosi da eludere questo recinto. Tenete bene a mente, la verità è il prodotto del tempo. E ricordate, Natus domina. Sono il Big Bang, l'inizio, la nascita della bolla, la purezza è il loro vizio, detestano la menzogna, sono l'universo dominato dalla gravità, il senso di appartenenza e la libertà.